Chi l'avrebbe mai detto che fissare intensamente dei granelli di polvere abbia il potere di rigenerare la mente umana in un tempo da record? Io sono Veronica e questo è C'è sempre un motivo. Benvenuti a C'è sempre un motivo, una nuova serie nella quale cercherò risposte alle domande più semplici e curiose, quelle che ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita. Perché non importa quanto stupide possano sembrare, spesso si rivelano interessanti. Come quella di oggi. Perché ci si incanta? Perché la nostra mente va in stand-by fissando un punto vuoto, le pagine del libro che si stava leggendo o il ginocchio di una vecchietta seduta di fronte a noi sui mezzi pubblici? E perché certa gente sente l'irrefrenabile bisogno di farci uscire da quello stato con quei dolcissimi. Pronto? Ma ci sei? Oh, ma sei vivo? Terra chiama Marte, terra chiama Marte. Oh! Oh! Beh, quello che non sanno è che questa piccola assenza, che dura comunque solo qualche secondo, quindi perché non ci lasciate stare? È in realtà un meccanismo utile alla nostra mente. Perché se no il nostro cervello ci farebbe fare una cosa così apparentemente inutile e imbarazzante, giusto? Ebbene ragazzi, un motivo c'è. Ci sono momenti in cui il nostro cervello è particolarmente affaticato, che sia per il troppo lavoro, lo sforzare della vista o semplicemente perché si è stanchi o annoiati, e decide di andare in stop, scollegandoci da quello che ci circonda e ponendo la sua attenzione al nostro interno. Questo meccanismo viene considerato un problema di attenzione ed associato ad un comportamento maleducato ed irrispettoso nei confronti di chi ci sta intorno, ma in realtà è molto utile al nostro cervello. Gli permette di salvare energia e rilassarsi in modo da alleggerirsi ed addirittura di rigenerarsi. Se poi si vuole abbinare a questo stato di abbandono una leggera dose di consapevolezza ed usato nei momenti giusti, ecco, diciamo che è meglio evitarlo durante esami o primi appuntamenti. Può portare veri e propri benefici al nostro corpo. Ricerche dimostrano che può migliorare l'umore se dirottato su pensieri positivi ed interessanti invece che su quelli negativi. Permette di riavviare il cervello e di renderlo più creativo nella risoluzione di problemi grazie ad una prospettiva diversa e più fresca. Aiuta ad alleviare la noia procurandoci una via rilassante e liberatoria da una situazione non stimolante, da usare consapevolmente in situazioni lavorative o sociali. Davvero nessuno vuole sentirsi dire che quello di cui sta parlando non è cerebralmente stimolante. E potrebbe costare caro. Molto caro. Ma soprattutto lo scopo di un buon soprapensiero è di farci pianificare e preparare obiettivi futuri, che riguardano i nostri scopi e preoccupazioni personali. Inoltre, lasciar vagare i propri pensieri durante un compito tedioso può aiutare a vedere la ricompensa che si riceverà una volta terminato. Quindi non restare completamente concentrato aiuta a preservarti nella vita e durante mansioni più di quanto non faresti naturalmente. È assurdo! Perciò la prossima volta che vedete qualcuno perso nel suo mondo lasciatelo stare, perché qualche minuto dopo sarà in grado più di prima ad adempiere i suoi doveri. A meno che non sia un portiere durante la finale dei mondiali di calcio. The old instant replay. Oh, every Quello sì che sarebbe un problema. Grazie per aver guardato questo primo episodio di C'è sempre un motivo. Avete qualche domanda curiosa a cui vorreste avere una risposta? Lasciate un commento e mettete mi piace. Iscrivetevi per avere risposte nuove ogni settimana. E ricordate, c'è sempre un motivo.